prodotto in realtà è uscito il V702B. Per fare questo mi devo armare di un cacciavite a croce. Ok, a questo punto basterà ruotare, come abbiamo detto, di 45 gradi. Andiamo a infilare la basetta e agganciare il nostro Carpuride. Eccolo qua, praticamente già l'abbiamo messo. In descrizione vi lascio un link che vi garantisce il 30% di sconto su tutti i prodotti che troverete sul sito di Carpuride. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Carpuride è stato un argomento che sicuramente ha toccato tanti di voi, probabilmente perché tanti di voi utilizzano il cellulare come strumento per navigare. Oggi siamo qui appunto per il Carpuride. Come sapete, io ho preso il modello V702 con un attacco classico RAM mount e qualche settimana dopo che mi è arrivato questo prodotto, in realtà è uscito il V702B. V702B che adotta, come vedremo, una basetta che vi consente di ancorare il Carpuride al vostro mezzo BMW. La finalità di questo video è anche per mostrarvi l'utilità di questo adattatore per diversi motivi. Il primo è sicuramente che mentre io con RAM mount ogni volta che mi fermo da qualche parte, magari che lascio la moto parcheggiata, sono in qualche modo costretto a staccarlo dal RAM mount e metterlo in borsa o portarmelo appresso. Con questo adattatore, volendo, si può lasciare direttamente sulla moto perché è ancorato sotto chiave alla predisposizione, come vi dicevo, del BMW. Oppure può tornare utile ai tanti che mi hanno scritto dicendo ma io non sono capace come te a fare un impianto elettrico, mettere sotto chiave, come posso risolvere il problema, mi piacerebbe non usare la presa USB. È sempre questo adattatore che vi tornerà utile. Il costo di questo adattatore sul sito di Carpuride siamo intorno ai $50, che però con il link che vi lascio in descrizione riuscite ad abbattere il costo del 30% e vi arriverà a casa con una spesa tra i 35 e i 36 euro. Adesso vediamo i passaggi per trasformare un V702 in un V702B, perché se voi andrete sul sito di Carpuride vedrete che c'è sia questo modello qui con il RAM mount che si chiama V702, Carpuride V702, oppure direttamente con la predisposizione V702B. Per chi come me ha comprato un V702 e vuole trasformarlo in V702B, basterà investire tra virgolette altri 35 euro. Adesso andiamo a vedere passo passo i passaggi da fare per trasformarlo e mettere questa basetta direttamente al Carpuride. Allora, per prima cosa andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione. Andiamo ad aprirla. Eccola qua. Ci sono le immancabili istruzioni, ma è abbastanza intuitiva la questione. Ci sono degli viti che a noi personalmente non occorreranno. C'è anche una chiave esagonale per avvitare le stesse e c'è, eccolo qui, l'adattatore. L'adattatore, io ho portato anche il Navigator 5 perché a parte che nella parte posteriore dell'adattatore ci sono delle frecce che indicano che vanno verso l'alto, e per fare la prova del 9 vi dimostro che sul Navigator 5 ci sono delle predisposizioni con due tacchette nella parte alta, mentre nella parte bassa c'è semplicemente un'asola dove va ad essere agganciato alla predisposizione stessa. Ovviamente c'è questa parte qui che deve andare a contatto con la predisposizione del GS in maniera da trovare l'alimentazione. La prima cosa da fare è rimuovere la predisposizione che c'è per il RAM mount nella parte posteriore del navigatore. Per fare questo mi devo armare di un cacciavite a croce e rimuovere questa vite a croce appunto. Spostiamo questa roba qui e facciamo i passaggi insieme. Abbiamo detto giravite a croce e iniziamo a svitare questa vite qui. Sono tutte viti strette in maniera blanda appunto perché è plastica, quindi la vite l'abbiamo tolta, eccola qua, l'uniball è uscito. Adesso prendo la predisposizione e vado ad ancorarla qui da dove ho tolto questa pallina qui. Andremo a vedere che fondamentalmente la predisposizione è messa in maniera diversa da quella che occorre a noi, quindi perché a noi con la predisposizione deve andare in questa maniera. Allora non faremo altro che allentare queste quattro vite, ruoteremo di 45 gradi la predisposizione del Carpuride e poi andremo a mettere la basetta con la vite che abbiamo appena tolto.
Quindi ci armiamo di cacciavite e andiamo a svitare queste 4 vitine piccole. Mi raccomando, utilizzate cacciaviti idonee, altrimenti rischiate di spanare la testa delle viti stesse. 1, 2, 3 e 4. Le ho allentate, adesso le facciamo fuori. 1, 2, 3 e 4. Ok, a questo punto basterà ruotare, come abbiamo detto, di 45 gradi ed eccoci qui. Rimettiamo le viti dove erano, le stringiamo nella maniera corretta, cioè si stringono in maniera delicata, strette sì, ma non come gli asinelli, con tutto il rispetto per gli asini. Ok, 3 e prendiamo l'ultima 4. Ricontrolliamo che siano strette in maniera corretta e poi andiamo a mettere la base. Ok, a questo punto il gioco è molto semplice. Riutilizziamo la vite che teneva questa sfera, la mettiamo nella sua predisposizione. Questa sarà la parte che andrà a contatto con la parte della basetta del GS dove prenderà alimentazione. La predisposizione ha le frecce verso l'alto. Andiamo a infilare la basetta nella predisposizione del Carpuride e andiamo a stringere questa vite a croce. Anche qui regoliamoci con la forza che impiegate nello stringere questa vite, che deve essere sì solida ma non da romperla. E poi, come ultimo passaggio, faremo in modo che maschio e femmina ovviamente della base e del Carpuride vadano ad unirsi, in maniera che l'alimentazione che prenderà il Carpuride dalla base del GS andrà ad alimentare il Carpuride stesso. L'ultima cosa da fare è unire maschio e femmina. Sbagliare è impossibile perché ci sono degli inviti, ci sono delle predisposizioni apposta per evitare che si sbagli. Si infila maschio e femmina, si stringe, ok, abbiamo inserito maschio e femmina, chiudiamo con la ghiera i 2 spinotti in maniera che non si possano separare. A questo punto dobbiamo fare altro che far passare il cavo nella predisposizione che c'è appunto del Carpuride. Lo facciamo così, tac. Questa la facciamo passare qui dentro in maniera da non dar problemi alla base del GS e a questo punto non dovremo fare altro che andare sul GS e agganciare il nostro Carpuride. Come avete visto, trasformare un V702, quindi con RAM mount, a un V702B con la predisposizione che va direttamente alla base del GS è un'operazione da pochi minuti, molto semplice e banale. L'unica attenzione che vi invito a fare è appunto il serraggio delle viti, onde evitare di rompere la filettatura, lì sarebbe un problema serio. Ultimo passaggio da fare è quello di vestirsi in maniera adeguata, scendere in box, agganciare il Carpuride alla predisposizione del GS, girare il quadro e vedere se tutto funziona a regola d'arte. Ragazzi, per quel che riguarda l'installazione è molto semplice, si fa nel medesimo modo in cui si toglie e si mette il navigatore. Rimuoviamo il navigatore, rimosso, ci armiamo di Carpuride. L'unica cosa che dovete fare attenzione è qui dietro, praticamente fare in modo che tutta sta roba qui stia esattamente all'interno. Per l'installazione la questione è molto semplice, si installa esattamente come il navigatore, quindi si poggia qui sulla basetta, eccolo qua, praticamente già l'abbiamo messo. Quando poi si accende il quadro parte in automatico anche il Carpuride. Ovviamente il Carpuride si collega immediatamente al cellulare dove era già connesso, come vedete già è verde, quindi è già collegato, CarPlay, e si va a vincere facile. Per la rimozione ovviamente i passaggi sono l'opposto, quindi 1, 2 è fatto, 1, 2 ed è messo. Una volta che si è in sella il risultato è esattamente questo qui. La visibilità è veramente ottima, la basetta ha un'ottima stabilità ed è un prodotto ovviamente studiato appositamente per chi come me ha BMW, quindi se voi avete BMW sappiate che la basetta è estremamente utile, comoda e si adatta perfettamente all'attacco del navigatore BMW. Questo tipo di adattatore è molto utile a chi magari non è pratico di impianti elettrici, a chi vuole sfruttare la base del
del BMW, la basetta che c'è è ottima. A chi non vuole stare ogni volta che ti fermi a staccare e riattaccare l'alimentazione e il braccetto del RAM mount, insomma è sicuramente una variante estremamente comoda, soprattutto per chi, lo ribadisco, utilizza il cellulare come navigatore. In descrizione vi lascio un link che vi garantisce il 30% di sconto su tutti i prodotti che troverete sul sito di Carpuride, quindi dalla basetta al Carpuride stesso, insomma qualsiasi prodotto vi interessi sul sito Carpuride, tramite quel link avrete lo sconto del 30%. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!